Amici di Solfatara News, prima di iniziare vogliamo ringraziare tutti voi che ogni giorno guardate i nostri video, commentate, condividete e ci aiutate a portare avanti questa missione di informazione indipendente sui Campi Flegrei. Un ringraziamento speciale va a chi sta sostenendo la nostra raccolta fondi su GoFundMe. Siamo già al 16% di progressi per l'acquisto del nuovo drone termico. Grazie a voi potremo osservare ancora più da vicino ciò che sta accadendo nella caldera, con dati reali, immagini dirette e trasparenza assoluta. Mai come oggi, queste osservazioni sono fondamentali. Ora poniamoci una domanda semplice ma inquietante. Cosa sta succedendo sotto i nostri piedi? Perché la Terra continua a tremare e sollevarsi, settimana dopo settimana? E soprattutto, quanto è stabile oggi il sistema vulcanico dei Campi Flegrei? I numeri del nuovo bollettino dell'Osservatorio Vesuviano, pubblicato il 7 ottobre e riferito alla settimana dal 29 settembre al 5 ottobre, non lasciano spazio ai dubbi. L'attività del vulcano è in aumento. In questi 7 giorni sono stati registrati 125 terremoti, un numero quasi doppio rispetto ai 76 della settimana precedente. Due gli sciami sismici principali. Uno il 2 ottobre, con 53 scosse tra magnitudo 0,0 e 2,7 nell'area di Pozzuoli-Solfatara-Pisciarelli. L'altro il 4 ottobre, con 12 eventi fino a magnitudo 3,3, proprio nel cuore della Solfatara. Questi numeri parlano chiaro. Il sottosuolo si muove, il vulcano si muove. Il sistema sta accumulando e rilasciando energia in modo sempre più frequente. E se è vero che non ci sono segnali di eruzione imminente, è altrettanto vero che la pressione interna continua ad aumentare. Oggi i nostri droni confermano ciò che dicono i sismografi. Le fumarole di Pisciarelli sono più attive, più calde e più rumorose. Il vapore sale denso, spinto da una pressione che si fa sempre più evidente, e le nostre telecamere hanno rilevato a vista un incremento termico costante nelle ultime settimane. Ma la parte più preoccupante arriva dal cratere della Solfatara. Anche qui, come confermano i dati INGV, le temperature della fumarola principale di Bocca Grande continuano ad aumentare, con valori intorno ai 166 gradi Celsius, in crescita rispetto ai bollettini precedenti. Noi stessi, durante i nostri ultimi voli, abbiamo notato un'espansione delle aree fumaroliche, nuove bocche, nuovi getti, nuove zone di degassamento anche nelle parti più alte del cratere. Tutti segni di un sistema che sta spingendo, cercando sfogo. E se il vulcano respira, il suolo risponde. Il fenomeno del bradisismo prosegue senza tregua. La stazione GPS di Rione Terra registra un sollevamento di circa 34 cm dall'inizio del 2024. E da quando questa nuova fase è cominciata, nel 2005, il terreno si è sollevato di oltre 1,5 metri, superando di più di 60 cm il livello massimo raggiunto durante la crisi degli anni '80. Pensateci, oggi il terreno su cui camminiamo è più alto di quello su cui camminavano i nostri genitori durante l'ultima grande crisi flegrea. Questo significa solo una cosa: la pressione interna è maggiore di allora. L'osservatorio definisce questo andamento continuo ma non preoccupante. Tuttavia, se guardiamo i dati con occhi indipendenti, vediamo un quadro più complesso. Il suolo si solleva, le fumarole scaldano, i gas aumentano e le scosse diventano più numerose. Tutti indicatori che descrivono un sistema in crescente tensione. Non possiamo ignorare questi segnali. Non possiamo limitarci a dire va tutto bene, quando i trend mostrano il contrario. Proprio per questo stiamo cercando di potenziare il nostro monitoraggio indipendente. Il nuovo drone termico che vogliamo acquistare ci permetterà di misurare con precisione le temperature superficiali della caldera, individuando in tempo reale variazioni anomale e punti di riscaldamento improvviso. Con l'aumento delle temperature e della pressione interna, avere occhi indipendenti sul vulcano non è più un lusso, è una necessità. Per questo vi chiediamo un piccolo aiuto. Chi può, sostenga la nostra raccolta fondi su GoFundMe. Anche un piccolo contributo, un gesto simbolico, può aiutarci a mantenere viva questa rete di informazione libera, basata sui dati e sulle immagini che noi stessi raccogliamo ogni giorno. L'evoluzione della caldera flegrea è davanti ai nostri occhi. I segni sono lì, visibili. Le fumarole più calde, il suolo più alto, le scosse più frequenti. Il vulcano non dorme, sta respirando, si sta gonfiando e come un gigante silenzioso accumula energia nelle sue viscere.
Nessuno può dire quando o come deciderà di rilasciarla, ma il compito di chi vive in questa terra non è ignorare, bensì osservare, capire e prepararsi. Noi continueremo a farlo, ogni giorno, con i nostri droni e con la vostra forza, perché la verità non si misura in comunicati, ma nei dati che la Terra stessa ci consegna. Restate con noi, seguiteci, condividete e continuate a sostenerci. Solo insieme possiamo dare voce a questo vulcano che da millenni vive sotto i nostri piedi e che oggi più che mai ci chiede di ascoltarlo.